Negli ultimi anni Mattel ha ben pensato che creare una linea di bambole per celebrare i vari anniversari di tutti i personaggi Mattel fosse una bellissima idea. E infatti ci stiamo trovando con bambole su bambole su bambole, tutte per un anniversario diverso dall'altro. Oggi siamo qui esattamente per il 55esimo anniversario di Christie, con questa bambola Signature che è uscita proprio quest'anno. Non è una riproduzione, ma è solamente ispirata a Christie, ha un mold che mi fa impazzire, ha una carnagione che mi fa impazzire, quindi iniziamo subito perché voglio vederla fuori da quella cavolo di scatola. E questa è Christie, ancora completamente inscatolata. Come vedete la scatola è molto semplice, anche se questa bambola ha un prezzo abbastanza alto, intorno ai 60 euro. Il suo box è di base completamente giallo, infatti attorno alla vetrina centrale trasparente possiamo vedere una valanga di giallo. Che schifo. Qui in basso possiamo vedere il logo Barbie Signature e ovviamente il nome Christie con scritto anche 55esimo anniversario. Su entrambi i lati della scatola non c'è assolutamente niente, solo giallo, ma sul retro invece abbiamo qualcosina da guardare. Qui in alto c'è di nuovo il logo Christie 55esimo anniversario e esattamente al centro della scatola troviamo due foto, una della Christie nuova e una della Christie originale. Quindi abbiamo anche un piccolo confronto, anche se sono due bambole alla fine totalmente, completamente diverse. Qui in basso ci danno qualche informazione su Christie, se volete mettete in pausa come sempre il video per leggere tutto. Invece qui in basso, assieme ad informazioni che non ci interessano, ci dicono anche che non ne esistono più di 20.000 in tutto il mondo. Non capisco perché dire non più di 20.000 in tutto il mondo quando potrebbero semplicemente dare un numero effettivo di quante bambole siano state prodotte. Ma visto che io sto già impazzendo così perché la trovo stupenda anche solo dietro questo pezzo di plastica, andiamo subito ad unboxarla perché non vedo l'ora di vedere tutto e anche di fare un piccolo confronto con il suo corpo, visto che dovrebbe essere curvy, ma a me tanto curvy non sembra. E questa Christie una volta fuori dal box si presenta così. Oh mio Dio, wow, quanto è bella ragazzi, io la amo, wow! Il suo viso è realizzato con il mold di Simone La Luxe numero 10 e devo dire che ha un viso a dir poco meraviglioso. Carnagione scurissima, occhi castani, con un ombretto dorato nella palpebra mobile, un ombretto molto più scuro invece nella palpebra fissa, con di nuovo un ombretto bronzo perlato sotto al sopracciglio, sopracciglia che sono completamente nere ma molto definite, sulle guance un bel po' di blush e sulle labbra abbiamo invece un rossetto aranciato. Madonna, questo viso è una delle cose più belle che abbia mai visto su una bambola, io non so cosa dire. I suoi capelli nella parte superiore sono completamente raccolti, molto tirati, in una coda sul retro, ma credo si sia già notato che sono completamente ricci. Però mi fermerei un attimo qui sopra solo per vedere che non sono semplicemente neri, ma sono un mix di fibra nera e castana. Quindi lei ha i capelli di due colori, anche se sembrano solamente uno. Questo ovviamente per farli risultare più naturali. Nella parte sul retro vediamo questo enorme ammasso di ricci che io trovo essere bellissimi, le donano davvero un sacco di carattere e sono tenuti assieme da questa retina. Quando inseriscono queste retine per i ricci io impazzisco perché trovo che ci aiutino tantissimo a tenerle in una forma decente e a fare in modo che non diventino tipo così, esattamente così, che non fuoriescano a caso, ma sono comunque molto morbidi e sono decisamente bellissimi. Non si può dire altro. Sulle orecchie indossa questi orecchini che sono molto semplici ma molto carini, uno stampo che non avevo ancora visto, completamente dorati, effetto metallizzato. Invece al collo porta questa collana sempre oro effetto metallizzato con questa C, ovviamente C di Christie, che richiama anche un pochino il font con cui veniva scritto il suo nome. Il suo look sicuramente non è tra i più lavorati che abbiamo mai visto, ma sicuramente fa la sua scena e mi ricorda un pochino una cosa fine anni 60, anni 70, mi riporta proprio in quegli anni. In vita troviamo questa cintura che è una vera cintura, infatti non ha aperture sul retro, realizzata con del tessuto dorato e qui in mezzo questa fibbia completamente di metallo dorato e per aprirla bisogna proprio sfilare questo pezzettino dalla fibbia. Quindi toglierla e rimetterla effettivamente è un po' una rottura di scatole. Ma questa vestaglia, questa specie di soprabito, chiamatela come volete, è realizzata invece con un tessuto molto morbido, anche abbastanza trasparente, infatti come vedete si vede sul retro, con tutti questi colori che appunto mi ricordano un pochino gli anni 70. La parte della gonna è anche molto ampia alla fine
ed è davvero molto lunga perché tocca terra oltre al suo stand, quindi realizzata davvero lunghissima e anche morbidissima. Questo tessuto è davvero molto molto bello. Non ha nessuna chiusura, è tenuta ferma solamente grazie alla cintura e le maniche, come vedete, scendono allargandosi un po', come a diventare un po' delle maniche a palloncino. Tutto realizzato con lo stesso identico tessuto, e in fondo alle maniche possiamo anche vedere questi polsini realizzati con lo stesso tessuto dorato che abbiamo visto prima sulla cintura, ma senza le cuciture a vista. Sulle mani vediamo anche già che indossa dello smalto abbinato perfettamente al suo rossetto. Ma se facciamo la pazzia di andare a togliere la cintura, possiamo vedere il vestito che indossa sotto, che è una cosa davvero fin troppo semplice, essendo questa una Barbie da collezione e soprattutto una Barbie abbastanza costosa. È tutto realizzato con questo tessuto molto plasticoso, sembra quasi un vinile arancione, con delle spalline in silicone e niente di più. Non ha dei dettagli particolari, ha solamente tutte queste grinze che si sono create ovviamente con la cintura molto stretta, che ha un po' deformato il tessuto. Ai piedi indossa questi stivali altissimi, completamente arancioni, che arrivano fino quasi al suo ginocchio. Mi piacciono molto, anche se sinceramente forse avrei aggiunto qualche dettaglio, almeno magari di colorazione. Invece sono solamente un pezzo di plastica arancione con una texture quasi leggermente di pelle. Ma visto che Mattel la descrive come Model Muse con il corpo curvi, sono andato a spogliarla perché sono davvero curioso di capire cosa abbia di così curvi questo corpo. Perché onestamente, a parte le gambe leggermente più in carne, che poi dire in carne è un po' eccessivo, mi pare che il resto sia assolutamente identico. Scusate se non ho tolto completamente questa vestaglia, ma non riesco a sfilargliela dalla mano, non vorrei rovinarla. Ma per questo motivo, per fare un confronto come si deve, ho preso un'altra Barbie con il corpo Model Muse, ma classico. E direi che a guardarle così, nella parte del busto, le vedo ragazzi completamente identiche. Io non riesco a trovare differenze nel seno, nelle spalle. Non trovo davvero alcuna differenza, mi sembrano assolutamente identiche. Questo curvy non ha più seno, non ha più pancia, assolutamente il busto è identico. La differenza più sostanziale sta nelle gambe, come vedete ha delle cosce leggermente più umane e anche dei polpacci un pochino più umani. Ma qui secondo me non si tratta di corpo Model Muse curvy, ma si tratta di corpo Model Muse malato, permettetemi il termine, in queste qui. Perché qui di curvi non c'è nulla. Guardando queste gambe anche di lato vediamo che sono leggermente più morbide, ma non hanno niente di speciale. L'unica cosa che può essere considerata realmente forse curvi è il sedere, ma più che altro perché una ce l'ha e l'altra no. Quindi la differenza non è che questa è curvi, è che l'altra non ha forme. Non mi piace questa definizione di questo corpo curvi, quando la cosa particolare non è questa, ma è questa. Ma ok, e comunque ragazzi lasciatemelo dire se questo è un corpo curvi. Viva le curvi tutta la vita, ma anche le curvi più curvi di così. Anche con lei, essendo una Barbie Signature, arriva il certificato di autenticità con scritto 55esimo anniversario Christie, e questo certificato garantisce bla 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 designer artisti Mattel con Barbie Signature della linea Gold e anche in teoria della linea più prestigiosa di Mattel. E quindi questa era Christie realizzata per il 55esimo anniversario di se stessa, a tutti gli effetti di se stessa. Diciamo che andando a guardare quello che era si sono presi una bellissima libertà, perché inizialmente questa era la vera Christie e direi che di questa Christie non è rimasto assolutamente nulla. Sembra che quella nuova sia la cugina figa di questa Christie. Hanno sicuramente ripreso i colori del vestito, ma neanche la forma del vestito è rimasta. Forse solamente un pochino i capelli ricci, ma per il resto proprio la cugina figa. Quindi che dire, trovo che sia una delle bambole più belle in assoluto nella mia collezione, ma è bella per tanti motivi, ma non di sicuro per la qualità. Il suo viso è a dir poco meraviglioso, con questo mold, con questa stampa, con questi colori e con questi capelli, è fantastico. Il vestito fa davvero molta scena, realizzato comunque con un buon tessuto, almeno questo qui tutto colorato, e sì, fa scena, colpisce lo sguardo, pur essendo una cosa alla fine molto semplice. Una cosa che non mi piace per niente è il fatto che l'abbiano definita curvy. Purtroppo questa cosa non mi piace, non mi va giù, non riesco proprio ad accettarla. Ormai purtroppo abbiamo capito che per Mattel aggiungere un pochino di culo le fa diventare curvy, quando semplicemente queste bambole risultano forse un pochino più umane, un pochino più naturali e niente di più. I corpi curvi, la bellezza dei corpi curvi è davvero tutta completamente un'altra cosa.
non questa. Sono comunque davvero contentissimo di averla perché per me è una bellezza davvero mozzafiato, in più sapete che amo le carnagioni scure e in questo caso con questi colori così accesi secondo me viene enfatizzata ancora di più, ma adesso voglio solo sapere cosa ne pensate voi. Questa bambola per me sarebbe tantissimi wow se non fosse per la semplicità del vestitino arancione e delle scarpe e soprattutto del corpo curvi. Mi dà fastidio, lo so, magari risulto pesante, ma è una cosa che non accetto. Adesso però scrivetemi voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e anzi vi lascio con una domanda. Secondo voi questo corpo è definibile curvy? Se siete d'accordo con me, scrivete hashtag curvy è un'altra cosa. Se invece secondo voi questo corpo è definibile curvy, scrivetemi qui sotto il motivo e magari ne parliamo. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, spero comunque che lei vi sia piaciuta. Fatemelo sapere lasciando qui sotto un like, iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va seguendomi anche su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.